E benvenuti in questo nuovo video. Andiamo a commentare quello che ci avete scritto sotto il post partita di uno Juve Stabia Venezia che devo dire è stato un match un po' di dubbio livello, nel senso che almeno per quanto riguarda noi non è stato sicuramente un match soddisfacente. Ecco, diciamo che andremo a analizzare sostanzialmente, anche in base a quello che ci avete scritto, più che altro i primi 35 minuti, ma anche, devo dire, sì, la prestazione più che altro unicamente difensiva della squadra, tra portiere, tra Stankovic eccezionale e una difesa che comunque ha fatto il suo, più che altro la difesa, la squadra in modalità difensiva nella sua interezza, perché non c'era altro da fare purtroppo in 10, cosa vuoi fare? E quindi niente, andiamo un po' a commentare, a dire due cose sostanzialmente su questo, e poi andiamo a capire se questo Venezia dopo la partita di Castellammare è già ridimensionato. Diciamo che è una domanda a cui cercheremo di rispondere più che altro anche insieme, quindi scrivete pure il vostro pensiero. Per chi vuole, per gli abbonati sono uscite anche le nostre pagelle dove abbiamo parlato principalmente, insomma, ovviamente dei singoli, abbiamo dato le nostre valutazioni ai giocatori, giocatore per giocatore, ovviamente grandemente condizionata dalla prestazione, dalla situazione tattica che si è venuta a creare, quindi saranno pagelle comunque un po' particolari. Ricordatevi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nessun video. Quindi partiamo subito. Maurizio Scarpa scrive: se guardiamo il bicchiere mezzo pieno abbiamo portato a casa un punto giocando in 10 tutto il secondo tempo, grazie a uno stratosferico Stankovic. Sicuramente un passo indietro rispetto alle prestazioni di Mantova e Bari. Anche dal punto di vista fisico arrivavamo sempre in ritardo su tutte le palle. Questa è la Serie B, campionato difficile contro tutte le squadre, specialmente quelle piccole, che si chiudono e danno l'anima. La sosta arriva a pennello, Stroppa dovrà lavorare parecchio sulla testa dei giocatori, sempre comunque e ovunque Forza Unione. Inizierei con la prestazione un po' della difesa in generale, ma soprattutto quella di Stankovic, che sì, ieri è stato veramente stratosferico, è stato veramente bravissimo, ha fatto delle parate veramente, siamo molto fortunati ad averlo e che sia rimasto, perché comunque è uno degli unici rimasti, dei più forti. Sì, è uno dei pochi big che è rimasto effettivamente. Sì, l'unico. Sì, è vero. Sì. Ma più che altro secondo me per l'infortunio che ha avuto, se non c'aveva quell'infortunio la scorsa stagione io non so dove era adesso. È vero. La butto lì. Su quello siamo stati più o meno fortunati perché poi è arrivato Radu, ci hanno salvato anche esatto. lui. Comunque, una delle tante parate che ha fatto comunque Stankovic è stato il cross in aria di Cacciamanni, che poi Carissoni ha tirato al volo in porta e ha fatto veramente una parata bellissima, anche quelle, cioè tutte. È un miracolo, più che altro, sì. Cioè io non lo definirei una parata, ma un miracolo, perché c'era letteralmente lo stadio, l'ho sentito, che esultava, e io che ero consapevole che la palla era andata dentro, cosa che non era successa perché ha fatto un intervento di rara bellezza, non so, veramente, davvero un miracolo, cioè quando forse si abusa del termine, ma in questo caso qua è stato proprio un miracolo. Sì, è stato veramente bravo. Abbiamo rivisto comunque l'azione, abbiamo visto Busio che effettivamente ha fatto un piccolo errore perché non si è allineato con la difesa. C'era un uomo completamente libero che era Carissoni, mi sembra. Sì. Fatalità, cioè non è che la palla è arrivata direttamente a Carissoni, è arrivata per vie traverse, per un rimpallo così, però lì doveva allinearsi alla linea difensiva. Sì, ma lì era completamente libero Carissoni, cioè poteva fare veramente tutto, infatti ha tirato tranquillamente perché era da solo, c'erano tutti gli uomini in copertura, ma vabbè, lì c'è stato un po' un errore in difesa, comunque. Sì, poi c'è un altro miracolo di Stankovic, pochi minuti dopo, non mi ricordo esattamente il minutaggio, cross di Piscopo e tiro di Burnete che è lì, ovviamente anticipa Shintian. Devo dire forse uno dei pochi errori che fa, perché a livello di difesa, vi anticipo per chi volesse vedere le nostre pagelle, cioè si può dire ben poco, visto il tipo di partita che è venuto a crearsi. E effettivamente anche lì rischiato, ed è l'unica azione, dopo lo diremo un po' meglio, che arriva da destra e poi va verso il centro, perché per il resto, per altre occasioni tipo quella dopo, per un'altra parata, dico, si parla solo di parate oggi, un'altra parte di Stankovic fondamentale, anche questa importante perché comunque
è forse la più facile perché su Piscopo in questo caso, che è entrato dopo, è entrato anche bene, che da distanza ravvicinata colpisce e qui para abbastanza agevolmente, però la palla era vicina appunto, Sì. la distanza era ravvicinata e quello era la difficoltà. E diciamo che qua più che altro era uscito Bjarkason in questa situazione qui. Franic era passato a fare l'esterno sinistro adattato, era entrato Venturi a coprire a fare il braccetto sinistro. Sì. Qua Busio era andato in linea, giusto, e diciamo che arriva il cross da sinistra verso destra, 3 su 4 sono arrivati da questa dinamica, o al massimo centro-sinistra verso destra. Qua Franic vuole un po' aiutare Busio sul salto, il problema è che salta in controtempo, e quindi se sbaglia il tempo del salto permette a Piscopo di tirare di testa. Sì, sempre parlando di Piscopo perché alla fine tiri li ha fatti lui e 2. Sì, nel finale sì, il più pericoloso è lui. Sì, e ha tirato un'altra volta in porta e Stankovic riesce a pararla, però la lascia lì perché comunque era una parata difficile. In quel caso poi l'allontana. Sì, questa in realtà secondo me è la più semplice perché tipo la colpisce male Piscopo. Sì. E poi la lascia lì Stankovic, ma è bravissimo da lontano. Esatto. In questo caso Sagrado purtroppo non legge per niente l'azione, si perde completamente Piscopo, ma per fortuna riesce a tirare malissimo e sì, esatto. Siamo salvi. La fortuna è quella, però era entrato da pochissimo, sarà stati 5-6 minuti, non puoi perdermi non puoi sbagliare lettura difensiva. Ho capito che non era concentrato, ma non mi interessa, devi essere concentrato. Cerchiamo di essere benevoli con lui, ma fa prestazioni veramente, in quei pochi minuti che hai dimostra. Mi sembra che faccia peggio, è meglio che stia in panchina, gli darei un voto più alto, dicono le pagelle, se stesse tranquillo seduto. Nelle ultime 2 partite sì, ha fatto veramente male. Dio mio, lì ci poteva costare il gol. Capisco uno che sta giocando da 80 minuti, che sbaglia una lettura, vabbè, gliela perdono tra virgolette, per carità, sicuramente colpevole, però Cristo, sei appena entrato, sì. Non puoi perderti Piscopo così. E per fortuna la colpisce male, perché sennò lì ne ha parate 3 Stankovic, ci stava che la quarta non ce la facesse più. Per fortuna comunque tira male, la para Stankovic in ogni caso, quindi queste sono le occasioni più importanti, però 4 nitide. Sì, 4... ovviamente per l'espulsione di Yeboah, esatto, che si è venuta a creare un tipo di partita che non doveva crearsi. Esatto, sono 4 parate importanti, ma abbiamo potuto vedere che vengono tutti e 4 da cross, ma 3 sì, da sinistra verso destra. Da sinistra verso destra, mentre un'altra da destra verso sinistra. Comunque, l'unica. In generale dobbiamo molto migliorare la lettura un po' dei cross in generale, perché vedendo questa partita... Più che altro la lettura sul secondo palo, secondo me. È vero, secondo palo. In particolare, quindi da sinistra verso destra in questo caso, sì, a cercare il secondo palo, perché ci hanno fatto male lì. Perché alla fine, al di là che non abbiamo subito il gol, ma grazie a Stankovic, sia chiaro sta roba, se no ieri si perdeva senza Stankovic. Sì. Mi dispiace sottolinearlo, ma a livello difensivo ottimo lavoro, ma gli abbiamo lasciato delle occasioni importanti da quel lato lì, e lì è un errore di letture difensive, è un errore su cui si può lavorare, dico, e va lavorato quell'aspetto lì, perché può succedere anche da situazioni normali di parità numerica, intendo, di subire gol così. Quindi è un aspetto su cui Stroppa doveva assolutamente porre rimedio, ecco. Sì, parlando un po' della partita in sé, in realtà la partita fino al 35esimo, perché la partita è finita con l'espulsione di Yeboah, secondo me, già lì si è visto un Juve Stabia molto attento nel pressare, nel marcare molto bene, perché comunque l'hanno fatto molto bene, a tutto campo, erano ovunque, sono stati bravissimi a dar fastidio, a stare addosso ai nostri giocatori, purtroppo. Nervosirli. Sì, anche nervosire noi. Non ci hanno permesso di fare una manovra fluida, niente. Come era successo alla fine tra Mantova e Bari, dove avevamo visto un bel gioco, così, no? Una manovra che sì, appunto
cioè vedevi il pallone circolare letteralmente. Esatto. E non che, cioè, non che il Mantova per esempio non pressasse, però eravamo più bravi a uscire. Evidentemente l'hanno fatto veramente bene, cioè, perché diceva Mauretto che eravamo in ritardo su tutte le palle. In realtà anche prima dell'espulsione, che non deve essere una giustificazione, anche prima la partita è stata pessima. Cioè, parliamoci chiaro. Poi c'era tutto il tempo per raddrizzarla, e questo sì. Dopo quei è sceso al 35esimo l'espulsione, no? Sì. C'era tutto il tempo dopo, tra secondo tempo, indicazioni nuove di Stroppa all'intervallo, per migliorarla, per trovare un gol, basta un gol per vincere, e sistemarla. Però non era detto neanche lì, perché appunto i primi 35 minuti sono stati brutti. Non ci abbiamo veramente capito niente su tutto, al di là del ritardo su tutti i palloni, non ci abbiamo proprio capito niente da tutti i punti di vista. E non solo appunto per l'espulsione, ma anche prima dell'espulsione, parliamoci chiaro. Sì, alla fine facendo questo pressing ci hanno costretto a fare un lancio lungo. Stankovic quante volte ha lanciato lungo la palla per cercare di saltare tutta la squadra, e purtroppo non sono riusciti neanche a fare quello, perché una volta che arrivava la palla era più uno spazzare che lanciare lungo. Sì, cioè, infatti per per il pressing su Stankovic anche. Lui aveva anche qualità nei piedi, ma era più uno spazzare che altro, perché proprio non ti davano modo di ragionare. C'era proprio vedevi la confusione in campo, che poi non c'è più stata dall'espulsione in poi, perché poi gli abbiamo lasciato il pallino, chiaramente non puoi fare altro. Cioè l'atteggiamento della Juve Stabia di metterla da quel punto di vista lì, dell'agonismo, della rabbia, della cattiveria, per non metterla sul punto di vista tecnico, ha funzionato. Cioè sono stati bravi, tanti falli poi. Sicuramente noi dal punto di vista fisico non bene, duelli persi continui, anche sì, proprio nei primi 35 minuti, quindi diciamo che la sosta arriva a pennello, come dice lui, è veramente una manna dal cielo in questo momento, perché per me dopo ieri ho visto che Stroppa deve lavorare su tanti aspetti, purtroppo, che non hanno funzionato. Al di là dal 35esimo in poi non mi interessa, perché comunque di tattico c'è ben poco, puoi chiuderti e difenderti. Ma prima c'era tanto che non aveva funzionato, praticamente tutto che non aveva funzionato, quindi c'è molto su cui lavorare. Cioè io non vorrei che le squadre che verranno dopo prendessero questa partita ad esempio, per dire così va affrontato il Venezia, ecco qua, cioè pressandoli alti, non facendoli ragionare mai, non permettendoli di sviluppare con qualità, perché ne hanno, e così li incartiamo. Perché così è successo a Castellammare. Sì, è molto rischioso. Stroppa dovrà migliorare su questo aspetto, perché non ci ha capito niente nella partita di ieri. Probabilmente non si aspettava come noi, un pressing del genere, e c'è veramente tanto da lavorare. Sì. Perché sennò già contro il Pescara, anche già contro il Pescara, se ti affronta così, cioè già per il Pescara noi dovremmo aver applicato delle contromisure. Sì. Stroppa dovrà aver applicato delle contromisure per innanzitutto una condizione fisica che già ho visto non perfetta, diciamo, per non dire altro. Quindi serve un miglioramento da quel punto di vista lì, non so se un po' di riposo o lavoro più intenso, decida lui, saprà lui, sicuramente meglio di me, meglio di noi, è quello. Un'altra cosa, dal pressing ovviamente serve un'uscita palla migliore, uscita palla al piede di solito, perché come vuole uscire Stroppa, propongo quello, nel senso, come idea di lavorare meglio sulle uscite palla a terra, palla al piede. Anche perché facendo un pressing, le altre squadre facendo un pressing al Venezia, comunque può sfruttare questa cosa a suo favore, cercando di uscire anche meglio, perché comunque facendo pressing può liberare tanto spazio davanti, e facendo delle uscite codificate, fatte bene, ragionate già prima, ti risolve tante cose. Ma probabilmente, cioè io non dico che non ci fossero, però dico che non sono riuscite. Quindi qualcosa non ha funzionato. Esatto, quindi ci possono essere vari motivi sul perché non hanno funzionato. Non dico che non ci fossero, non fossero preparate, però bisogna farle meglio, bisogna arrivare meglio. Devi uscire da quel tipo di pressing lì, perché sennò hanno già trovato il tuo tallone d'Achille, è finita per noi. Ma non penso sia così, penso che sia molto lavorabile a questo punto, da questo punto di vista la squadra, soprattutto in quella situazione lì, perché poi appunto, come dicevi tu, se il pressing lo riesci a saltare,
può diventare un'arma a tuo favore. Sì. Perché comunque poi gli spazi si aprono e anzi si aprono delle vere e proprie praterie per andare in contropiede, però appunto devi saltarlo prima sto pressing qua, non devi far sì che ti sovrastino e non ci capisci più niente, ti tocca lanciare lungo e basta. Puoi anche lanciare lungo, però anche il lancio lungo deve essere codificato. Esatto. Cioè deve avere un'uscita preventiva di un certo tipo. Quindi dopo questa partita possiamo dire che il Venezia è già ridimensionato? Vediamo i commenti che ci avete scritto, tipo quello di Mario Gatti che scrive: ditelo vi prego, una vergogna, non possiamo accettare sempre tutto noi tifosi. Uno spettacolo indecoroso dei ragazzi, giocavamo non contro la Juve, contro la Juve Stabia. Invece Sette Ode scrive: la Juve Stabia in casa è un pessimo cliente, si sapeva che non sarebbe stata una passeggiata, oggi non era giornata e l'aver comunque portato a casa un punto in un campo così ostico è un buon segno. Prepariamoci perché ci saranno altre partite così e bisogna tenere i nervi saldi. Sei una delle squadre da battere e gli avversari ti affrontano mettendolo sul piano dell'aggressività e dell'ordine tattico, perché sanno che se la giocassero alla pari avrebbero il peggio. Esatto. Alla fine, era quello che dicevamo prima. Sì, no? La Juve Stabia comunque non ha dei giocatori così eccezionali da poter metterla sul lato tecnico. Cioè, alcuni erano dimostrato, no? Erano buoni. Sì, però la squadra in generale può permettersi di fare questo pressing, di metterla sul lato un po' più emotivo, infastidire l'altra squadra e non sulla parte tecnica in generale, perché sappiamo che avremmo vinto noi. Certo, sì, chiaro. Le squadre un po' più piccole devono cercare di vincerla e di usare armi contro di noi, che a questo punto effettivamente l'hanno già capita qual è il nostro punto debole. Per quello dicevo prima che servirebbe a lavorare su questo, perché sennò se basta il pressing per metterci in confusione, no, anzi, veniteci a pressare che noi ci liberiamo e vi puniamo. Esatto. Perché ovviamente loro hanno fatto il tipo di partita che devono fare, cioè, quindi anche menzione d'onore a Juve Stabia, stiamo dicendo, comunque l'ha preparata Abate l'ha preparata bene, si può dire altro, l'ha messa sul piano giusto e noi siamo andati in confusione. Sanno che sei una delle squadre più forti, non ci dobbiamo nascondere e ci sta che diano tra l'altro l'anima per portare a casa anche solo un punto. Ieri per come si era messa forse possono anche non essere totalmente soddisfatti perché giocavamo in 10 e potevano anche vincere. Certo, infatti però vedi la differenza, noi eravamo in 10, loro avevano un uomo in più, potevano benissimo vincere, però è stato anche per loro molto difficile comunque arrivare al gol, perché proprio sul lato tecnico c'era Stankovic in porta, loro non è che avevano fatto dei tiri pericolosi sì, ma ma più che altro era appunto quella l'ho sottolineato prima quella lettura, perché al di là di quella che la soluzione del cross è una roba che avevo portato anche nel pre-partita, no? Lì cercano tanto la soluzione del cross dall'esterno, no? Ed effettivamente è stata una delle poche armi che avevano per farci male, perché al di là di quello devo dire era preparato bene, però ovviamente le occasioni poi sono arrivate, ma ovviamente quando poi siamo stati in difesa così loro hanno fatto la partita, non è che abbiano prodotto una mole di gioco infinita. Esatto. Hanno creato 4 occasioni pure, nitide, per carità, sulle torri sbagliate nostre più che altro, secondo me. Comunque hanno fatto di fatto un'ottima partita, ci ha messo in difficoltà, hanno portato all'espulsione di Yeboah che ha perso la testa, non l'abbiamo commentato ma insomma l'abbiamo parlato bene ieri nel post partita, c'è poco da dire, ha fatto una cavolata per non dire altro, però ecco, non è stata una bella partita anche prima dell'espulsione di Yeboah, come dicevo prima. Per quello dicevo, come scriveva, dicevo che è una vergogna che non giocavamo contro la Juve ma contro la Juve Stabia. Esatto. L'ho detto che c'è da lavorare su tanti aspetti per Stroppa in questa sosta e non solo. Sì, però le bandette è una squadra che diciamo che le squadre che verranno dopo non devono prendere ad esempio la partita di Castellammare, perché sennò è un problema, dovremmo già aver applicato le adeguate contromisure anche al tipo di pressing che ha fatto la Juve Stabia. Prossima volta dobbiamo la dovremmo sfruttare noi come arma, il fatto che ci vengono a pressare per uscire bene e sfruttare gli spazi, le praterie che si aprono. Esatto. Stroppa durante la sosta avrà
momento per mettere a posto un po' di cose. Anche la condizione fisica. Esatto, perché è importante. Inoltre è arrivato Felici ieri, è la conferma. Tipo un'ora dopo la partita, sì, tutta la notizia. Meno. E anche Boinen potrebbe riuscire magari a fare la prima partita, speriamo. Adesso, anche Duncan è uscito. Non abbiamo visto ancora le condizioni, se sapete voi scrivetelo qua sotto. Sì, al momento della registrazione non sappiamo ancora. Ah sì, lo scrive Francesco Pinna, ad esempio, che scriveva Duncan tanta generosità ma non è Nicolussi Caviglia. Si può considerare comunque che a centrocampo adesso bisogna capire come sta effettivamente. Servono buoni piedi, dico, da regista, da play vero e proprio. Sicuramente però anche non per punire Duncan ieri, che per me ha fatto una buona partita per come si era messa, ha fatto una grande partita. Però sempre quello il problema, se regge sul lato fisico, non è tanto la sua qualità, però se già si è infortunato qua alla seconda giornata è grave come cosa. Sì, coloro che l'avevano messo tanto sull'agonismo ci può stare anche, perché comunque forse anche qualcun altro si era fatto male, adesso non mi viene. Però comunque speriamo che, ecco, da questo punto di vista anche i nuovi durante la sosta vengono un po' più integrati. Sì, esatto, cioè assorbano un po' meglio i concetti di Stroppa in generale e li assorbano al meglio, perché comunque si sono visti veramente poco, a parte no, cioè Pietrelli è entrato per pochissimo, poi per carità ieri si è andata a creare una partita che non doveva crearsi, quindi tutte le preparazioni tattiche buttate via, perché in 10 cosa puoi creare? E quindi sì, vediamo adesso Felici, perché comunque un buon giocatore assolutamente, me lo ricordo, l'abbiamo anche visto dal vivo contro la Ferrari Pisalò, erano 2 stagioni fa ormai. Adesso era passato il Cagliari, alla fine della scorsa stagione 20 presenze in A, 3 assist. Io mi ricordo come un giocatore qualitativo, però me lo ricordo come un'ala sinistra che punta, che gli piace l'1 contro 1, che dribbla. È un tipo di giocatore che non so dove verrà inserito qua più che altro. Secondo me farà la seconda punta, al posto di Yeboah o proprio come vice Yeboah, non so. Può starci, perché effettivamente anche ieri non c'era uno che, tolto Yeboah, ha quelle caratteristiche lì. Questo effettivamente ha senso, perché lui comunque, Felici, è più esterno in realtà, però mi sembra che siamo abbastanza pieni da questo punto di vista, a meno che non parta qualcuno che non sappiamo. Ma però mancava uno con queste caratteristiche, cioè Oristanio appena andato via, che più o meno salta l'uomo, fa queste cose, non avevi un vice Oristanio, lui potrebbe arrivare come per sostituire Oristanio alla fine. Ma da questo punto di vista ha senso, sì, allora può essere sostituto di Oristanio effettivamente, guarda questo punto di vista, è come una seconda punta di quel tipo lì. Perché come esterno no, basta, cioè hai preso il Compagnone, che non ho ancora visto un minuto, l'abbiamo visto. Pietrelli, hai i tuoi che avevi prima, e no, che viene comunque schiato lì. Quindi niente, è un po' questo, adesso vedremo anche Boinen, spero che se Duncan si è fatto male veramente, adesso da capire, già contro il Pescara ci sia, perché comunque titolare, perché comunque è importante, condotti di regia importante, per sostituire Nicolussi lui invece. E andiamo all'ultimo commento di Francesco Pinna, che scrive: al netto del campo scena ingiocabile siamo stati solidi, pur soffrendo anche l'uomo e meno. Sui singoli Yeboah ingenuo a cadere alle provocazioni, Korac e Franjic sono certezze, Stankovic immenso, adorante e generoso, ma servito male. Dumbia male all'inizio, poi un po' meglio. Duncan tanta generosità, ma non è Nicolussi Caviglia, urge in mezzo al campo un centrocampista di qualità. Sì, tutte considerazioni giuste. Noi abbiamo detto le nostre nel video pagelle, quindi se volete potete andare a recuperare, abbiamo dato anche i voti. Quindi è già uscito se volete vederlo. Quindi se volete appunto recuperatevelo, per abbonarsi costa solo 1,99, ci aiutate davvero tantissimo e avete questo contenuto sempre in più. E nulla, questo era quello che volevamo dire, scrivete pure qua sotto il vostro pensiero in merito a quello che abbiamo detto. Per chi non è ancora iscritto si iscriva, like, commento dicendo la vostra, chi vuole può abbonarsi, ci aiuta davvero tantissimo. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.